A Sendit oggi parliamo, ma proviamo anche questo bipiede per carabina modello Harris prodotto dalla CV Life con un prezzo incredibile. Allora, io stesso sono rimasto stupito dalla qualità di questo bipiede. Allora, quando me l'hanno inviato per farne appunto una recensione, sono andato a vedere quanto costava acquistandolo dalla casa madre. Visto il prezzo sono rimasto un po', dico, ma forse si tratta di un oggetto dedicato magari all'aria compressa, non a calibri diciamo 223, 308. Quando l'ho ricevuto e l'ho aperto, la scatola è un po' rovinata perché evidentemente durante il viaggio non è stato trattato benissimo il pacco, ma comunque assolutamente non poteva succedergli niente, perché vi assicuro che si tratta di un oggetto super robusto. Allora adesso ve lo mostro subito. Intanto vi dico che questo bipiede ha un attacco quick detach, quindi si toglie veramente e si monta in un attimo. Io l'ho utilizzato da pochissimo, ve lo dico, direttamente appena arrivato, ho colto l'occasione dovendo partecipare a un evento, a una gara di tipo DMR, quindi con la R15 ho preso e l'ho montato su, proprio perché quando ho aperto la scatola l'ho sentito e l'ho toccato. Ragazzi, questo oggetto è super robusto, veramente ha una diciamo robustezza nei materiali, non ci sono giochi, le molle sono belle massicce, mi ha colpito proprio la sua qualità costruttiva, i materiali. Anche i piedini sono di una gomma bella dura, e nonostante io lo abbia utilizzato, diciamo, montato in questo modo, quindi i piedini sono proprio subito sotto la volata. Ho pensato lì per lì, ma speriamo che diciamo, i gas di fuoriuscita non vadano a danneggiarlo. Ragazzi, niente, come se fosse appena arrivato nuovo. Ho sparato più di 300 colpi. Vi dico, questo oggetto mi ha colpito veramente. Allora, il sistema di aggancio rapido praticamente funziona con una rotellina che stringiamo, allentiamo, che però ha delle molle in mezzo che fanno sì che una volta che abbiamo stretto creano una ritenzione e quindi rimane bloccato. Ho scelto il modello che aveva l'aggancio, perché ce ne sono vari modelli. Ho scelto quello con l'aggancio appunto per Picatinny, perché io qua sotto ho la Picatinny, anche se diciamo l'handguard della mia carabina in verità è in M-Lock, ma se avessi scelto l'M-Lock poi avrei avuto bisogno di un attrezzo per smontarlo e rimontare appunto il bipiede. Siccome in questo tipo di applicazioni appunto le gare ci possono essere dei momenti in cui questo oggetto ci dà impiccio invece che aiutarci, è comodo poterlo togliere velocemente e poi magari rimontarlo in un secondo tempo quando davvero ci servirà. Allora, il peso non è eccessivo ovviamente, ma ci fa capire che non è un oggetto di latta, come si dice, insomma un oggetto veramente di qualità costruttiva non indifferente. È ovviamente, come tantissimi altri modelli di altre marche, una replica del bipiede Harris, quindi fa i suoi scatti, ma sono dei scatti netti, proprio le molle sono potenti, e abbiamo poi la possibilità di allungare i piedini semplicemente premendo un pulsante e quindi si auto allungano. Ovviamente le molle anche qua sono belle forti, li spingono fino al massimo della lunghezza. Guardate quanto possiamo, diciamo, elevare la nostra carabina, quindi assolutamente più che sufficiente. E poi ovviamente invece premendo il pulsantino qua sopra possiamo portare indietro, ci sono delle tacche che diciamo con delle posizioni prefissate dove il piedino si blocca, e come vedete una volta bloccato non ha giochi, non è che fa su e giù, se lo blocchi la rimane, ok? Alla fine ci sono qua delle molle vicino al piedino che fanno sì appunto che poi quando lo chiudete rimanga in tensione, in maniera che al momento dell'apertura parte subito e quindi si apre molto velocemente. Mi scordavo una cosa importantissima: qua sotto, quello che vedete qua è un'altra regolazione che permette, allentandola, di poter ruotare la carabina. Ovviamente più la allentiamo più questa si muoverà facilmente, e quindi una volta, se noi abbiamo bisogno di ingaggiare target magari in movimento
e quindi abbiamo bisogno di poter angolare la carabina nel momento in cui andiamo a sparare o seguire un target. Allentando questa di quanto vogliamo, avremo quindi una possibilità di rotazione orizzontale rispetto al punto d'appoggio creato dai piedini, cosa che io non ho utilizzato perché nell'utilizzo che dovevo farne mi serviva semplicemente di tirare dritto, e quindi stringendola vi dico che rimane assolutamente saldo e fermo. Un'altra cosa della quale non ero certo, perché spesso nei bipiedi non di qualità queste regolazioni creano più problemi che vantaggi, perché poi si allentano, nel momento che vai a sparare si muove, si sposta, e magari tu invece avevi bisogno di una situazione, di un appoggio molto rigido, molto fermo. E qua tutto funziona benissimo. Io non ho fatto altro che aggiungere 2 goccine di lubrificante per far sì che scorresse più agevolmente appunto le due viti, in quanto erano leggermente asciutte, ma questo è normale in quanto si tratta di un oggetto nuovo. Quindi adesso io non farò altro, l'ho già provato, vi dico, con la 223, ma andremo a fare comunque delle prove in poligono, perché voi il test non l'avete visto. Lo mettiamo in test anche sotto una carabina in 308, quindi con un bel rinculo così, e vediamo come si comporta. Allora, eccoci giunti al poligono, siamo al Long Range Shooting di Roma, su via Laurentina. La bandiera, come vedete, ci indica la direzione e l'intensità del vento. Ce ne sono altre sul campo. Quelli laggiù sono i target a 600 yard, ossia 550 metri. Io sparerò su un gong piccolino, tondo, da 20 cm, che ho posto lì dove c'è la V, sul bersaglio 1. Questo è il bipiede della CV Life montato sulla mia carabina Sabatti Tactical Evo US in 308. Qua sul display potete vedere a destra il piccolo gong tondo che ho messo sopra quello grande, che non utilizzerò quello qua grande, ma sparerò su quello tondo piccolo. Ok, quindi parliamo di un target di circa un MOA a 550 metri, quindi se il bipiede non fosse stabile probabilmente non lo colpirei. Avete sentito il ding sulla piastra? Ora ve la mostro, l'ho ripresa con l'altra telecamera. Ok, adesso zoom, la vedete quella tonda sotto il numero 1. Ok, sto caricando la munizione, adesso fra poco sparo. Impatto, si è visto molto bene. Allora, non credo di avere altro da dirvi, le immagini parlano da sole. Il bipiede si è comportato no bene ma benissimo, veramente in modo inaspettato, non lo dico per dire, non posso che fare i miei complimenti alla CV Life. Anche questa volta mi ha colpito veramente con i suoi prodotti, che mantengono un prezzo davvero concorrenziale, calcolando soprattutto i prezzi che ci sono adesso nel mondo per acquistare un po' qualsiasi cosa. CV Life ci fornisce invece dei materiali, degli oggetti di vario tipo, perché se non la conoscete andate a guardare, fanno veramente un sacco di cose dedicate alla caccia, al tiro di precisione, al tiro con la pistola, con la carabina, con la piattaforma R15, sistemi di puntamento di vario tipo, fanno un sacco di cose. Finora tutto quello che ho ricevuto, devo dire, ha rispettato sempre degli standard qualitativi inaspettati se paragonati con il prezzo d'acquisto, quindi praticamente un fattore prezzo-prestazioni davvero molto alto. E quindi ora la domanda sorge spontanea: quanto costa questo bipiede? Allora, non ve lo dico, ma ve lo andate a vedere. Vi metto qua sotto in descrizione il link dell'oggetto. Andatelo a vedere. Vi ricordo, rimarrete stupiti, ve lo dico subito. Vi ricordo che la spedizione di quello che acquistate la CV Life, superate le 30 euro di spesa, è gratuita. E siccome la CV Life sono davvero generosi, vi metto anche un ulteriore codice sconto che, se lo inserite al momento dell'acquisto, vi permetterà di avere un ulteriore 10% di sconto. Che volete di più dalla vita?
Detto questo vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, in questo modo supportate diciamo il mio lavoro. Mi raccomando, se avete domande o volete informazioni scrivetemi, io rispondo sempre a tutti e noi ci vediamo sempre qui su Sendit.